raccontateci un po' che tipo di atmosfera si è respirato qui alla Coppa dei Borboni. Siamo tutti amici. Vabbè, io non credo che stando con noi si possa respirare un'aria funebre, perché o si ride, se no uno sta a casa. Ho scoperto veramente una bella città, poi la Reggia è fantastica, l'ambiente, poi anche i partecipanti, insomma ho fatto subito amicizia con diverse persone, quindi bello, bello. Poi c'è proprio un bel clima informale, amichevole in questa manifestazione. Sì, ieri sera ha abolito le giacche, che è una cosa fantastica. Dopo una giornata passata in macchina tra cronometri, prove speciali e caldo, perché ci ha permesso di rilassarci e metterci in abiti finalmente comodi anche per la cena serale. Facciamo questa attività per passione, ci rimettiamo del nostro tempo e di tutto il resto, quindi è veramente un impegno che noi facciamo col cuore. Queste bellezze rappresentano anche uno stimolo a sognare, perché attraverso il lavoro, attraverso gli sforzi, i sacrifici, per quanto sia difficile oggi in Italia, un giorno magari riusciremo a permetterci una macchina di questo tipo, giusto ragazzi? Per noi che siamo appassionati e per noi che lo facciamo anche per studio da ingegneri meccanici è uno stimolo in più per poter immaginare un giorno di poter essere qui come partecipanti e non solo come visitatori dell'evento. Una cultura straordinaria. Grazie veramente di essere presenti e vi aspettiamo domani mattina davanti alla Repubblica Sempre. La gente piacciono questo, perché c'è stato un momento, per 10-15 anni la macchina, il stile della macchina non era più importante, cioè nella testa della gente questo non aveva più quel fascino di una volta, poi poche volte è stato ricreato. Il clima di austerity che un po' ha tarpato le ali ai sogni e agli esercizi di stile. Esatto, poi adesso ormai è ritornato normale, però se uno va in America per esempio durante l'estate a Pebble Beach, vedi migliaia di gente, sono lì per una settimana a vedere tutte queste macchine classiche perché la gente piacciono trascinare un po' indietro dei tempi e godere di questa epoca quando era più libero, c'è il design molto più vario da un paese all'altro così. Cosa vuol dire per lei partecipare a un concorso d'eleganza per autovetture classiche? Ma è un momento in cui si porta all'esterno e quindi si mette a disposizione di un pubblico un qualcosa, l'auto, che è stato frutto di una ricerca, di un restauro molto spesso e quindi di una storia sofferta per le attese, per le ricerche, per le aspettative, eccetera, che finalmente trova un risultato finale che consente di portare la vettura in un contesto appunto di concorso d'eleganza. Parlaci un po' dell'autovettura con la quale hai partecipato alla manifestazione. Allora, l'autovettura è una Porsche 550 Spyder del 55 ed è una macchina di famiglia, insomma, 30 anni che
dopo un lungo restauro finalmente è in pista. Cosa ti diverte di più quando sei a bordo della tua macchina? Innanzitutto un sound incredibile, poi il motore veramente dietro la testa, per cui è una sensazione bellissima, e poi questa potenza con una macchina, poi con una ciclistica degli anni 50, per cui ci vuole anche particolare attenzione nel guidarla, però ti assicuro che è veramente fantastica. Una Flaminia Sport Zagato 2005, 3 carburatori, una macchina appartenuta a Marcello Mastroianni, una macchina che noi amiamo molto e che cerchiamo di usare il più possibile. Sono 50 anni che posseggo questa macchina, fa parte della mia vita e abbiamo dei ricordi stupendi, una macchina del 39 che era stata ordinata per un maresciallo, e il primo acquirente fu Edoardo De Filippo e poi il secondo è stato mio marito, e sono delle macchine che ti danno una gioia, un modo di vivere insieme con gli amici che è molto difficile. Quest'anno abbiamo fatto un viaggio splendido in Grecia con queste macchine. È un Alfa Romeo, è un 6 cilindri 1750 Sport del 1929. È una macchina interessante perché rappresenta un momento di evoluzione. Questa ha il telaio e il motore delle auto delle Alfa Romeo delle 1000 miglia dal 28 al 1933. Quindi un'auto da corsa in abito da sera? Un'auto da corsa mascherata. In questa occasione ho portato quest'auto che è un po' particolare, è una 250 TR che non è un originale, ma comunque diciamo ha una base dello Spider competizione Pininfarina, del prototipo, che non ha mai visto la luce e che come meccanica e soprattutto come motore è stata certificata anche da Ferrari Classic e fu ricarrozzata alcuni anni dopo da Fantuzzi. A guidarla è una macchina veloce, prestazionale, con un sound entusiasmante. Una domanda che faccio spesso a chi ha auto di questa caratura: ha un difetto che lei riesce a perdonarle a cuor leggero e che forse magari in cuor suo la rende speciale? Difetti è quelli di guidare un'auto degli anni 50 e soprattutto una Ferrari che non era perfetta, tutt'altro, che aveva tutti i suoi difetti, un cambio duro, molte volte non entrano le marce, di candele che si impastano e che quindi ha bisogno sempre di tenerla ad un certo regime di giri, e tutti i difetti diciamo passabilissimi e perdonabili. Anche perché una macchina del genere penso che riesca a farsi perdonare questo ed altro. Sicuramente. Allora ragazze, voi che non siete diciamo degli addetti ai lavori e suppongo nemmeno delle profonde conoscitrici del mondo delle auto d'epoca, che tipo di esperienza sognate quando guardate una macchina del genere? Magari accompagnare un bel giovane a fare un giro o guidarle direttamente? Guidarle. No, essere accompagnata. No, io guidare. Giuseppe, responsabile dell'assistenza tecnica, è uno dei pilastri dell'organizzazione della Coppa dei Borboni. Raccontaci qualche aneddoto divertente della gara, della giornata di ieri. Vabbè, diciamo che è incominciata abbastanza bene. Gli interventi sono stati una decina, senza contare i piccoli interventi, aneddoti in particolare. C'è anche qualcuno, sai, ancora un po' sbadato, ancora non pratico di questi tipi di gare di regolarità, che ci abbiamo potuto anche portare del rifornimento di benzina, che era rimasta corta di benzina. Per quanto riguarda il resto è andato tutto bene, le classiche perdite di benzina e di olio come le signore qui che vedete esposte, è anche giusto che sia per la loro età. Siamo qui con Mauro Giansante, vincitore della Coppa dei Borboni. Signor Giansante, ci dica quali sono state le sue impressioni sulla gara e sulla manifestazione in generale. Ma sulla manifestazione non posso che dire bene, è stata, credo che sia l'unica manifestazione in Italia
che riesce a coniugare splendidamente l'aspetto sportivo con quello culturale. Ci rilasci una dichiarazione, un pensiero rivolto soprattutto ai giovani, che è il nostro target di comunicazione. Nessun paese al mondo può pensare al futuro se non riversa i propri studi sulla propria storia. Questo vale in tutti i settori, anche in quello motoristico. Le vetture di 50 anni fa, di 60 anni fa, non avevano prestazioni inferiori a quelle di oggi. Avevano però una tecnologia diversa, avevano più problematiche sulla guidabilità, sulla tenuta di strada, sui freni e conseguentemente davano delle sensazioni diverse. Ci si sentiva un po' più audaci nel guidarle. E io credo che se i giovani potessero scoprire queste sensazioni, forse si allontanerebbero anche loro da tante facilità che hanno oggi nella guida per assaporare un gusto che rende più umana l'esperienza della guida di vetture sportive. A questo punto io sono curioso di sapere se Antonello, dopo tanti sforzi, tanto entusiasmo, comincia a sentirsi stanco o ancora ha qualche energia. Ancora l'energia per ritornare a casa. Finalmente è finita. È stata una bellissima esperienza. La nostra missione è stata portata a termine in maniera egregia. Terra di lavoro ritorna alle cronache effettivamente per essere un momento di cultura, una terra di cultura, una terra conosciuta per il bello. Caserta oggi è sulle cronache per essere una città di cultura, di motori e una città di passione. La Coppa dei Borboni forse oggi ha fatto l'ingresso nello scenario nazionale degli eventi più importanti. Ci vorrà ancora qualche anno, spero di riproporla tra 2 anni, nel 2016, e in quella sede avrete altre sorprese che ora non vi posso annunciare. Ci rivediamo nel 2016.